Buongiorno amiche, ben ritrovate sul mio canale. Oggi mi vedete con un orecchino gigante perché nella realtà questo modulino può essere utilizzato ovviamente anche come orecchino, ma senza questa ovviamente nappina enorme. Oddio, ci sono persone che indossano orecchini così lunghi, ma diciamo che per me così è un po' troppo. Ovviamente perché vedete la nappina? Perché lo finirò di montare come ciondolo lungo. Lo monterò, immaginate la catena come ciondolo lungo, ovviamente. E cosa è successo? Che mentre stavo realizzando questo orecchino, avevo contato le perline e diciamo che avevo tutte le perline. Il problema erano le Amos, che non ne avevo tantissime. Sistemo la camera, ok, ci vediamo meglio. Quindi avevo tutto a posto. Quando invece sono andata poi a prendere i materiali per fare il secondo orecchino, mi sono resa conto che un'Amos era difettosa e quindi l'orecchino, cioè ci mancava come una puntina e l'orecchino quindi non potevo farlo e alla fine è uscito fuori, ho deciso di fare un ciondolo. All'interno c'è un bellissimo ovviamente ovale in cristallo Swarovski, poi dopo giro la camera, questo è uno dei miei colori preferiti, lo adoro veramente e ci sono più perline, ci sono Super Duo, Paisley, Amos e Moby Duo, dovrebbero essere quelle. E questo era quello, il tutorial che avevo pensato per la festa della mamma, e quindi non so se avete i materiali e se riuscite a farli per l'8 maggio, però se avete tutti i materiali sicuramente riuscirete a fare o gli orecchini oppure come ciondolo, ovviamente sempre con una bella catena lunga, almeno io lo preferisco con catena lunga. Il tutorial è facile, è di facile esecuzione, l'unica cosa forse un po' più complicata è l'incastonatura a peyote. Se non siete brave con il peyote, vi metto giù un link, sono gli orecchini Laguna, in cui spiego la tecnica peyote forse in modo un po' più particolareggiato. Che dirvi amiche? Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella così da avere le notifiche e facciamo crescere questa community creativa. E niente, spero che veramente il tutorial vi piaccia e quando inserisco le paisley in questo modo mi ricordano sempre gli orecchini Chiarabel che vi consiglio di andare a vedere perché sono secondo me degli orecchini belli, belli, belli e super eleganti. Penso di avervi detto tutto, vi lascio tutte le informazioni giù nell'info box, il video sarà fatto in scatti fotografici, ma ovviamente probabilmente registrerò anche la spiegazione a voce. Comunque ragazze è veramente semplice, questo è il davanti, questo è il laterale, questo è il retro. Come vedete è bello piatto, non dovreste riscontrare nessun problema. Ovviamente è un orecchino un poco, come dire, nobile, un po' così e quindi ho deciso di chiamarli Sultana. Va bene, so che state sorridendo tutte quante con me e niente, vi lascio al tutorial. Comunque, devo dire la verità, anche come orecchino estivo, non c'è male. Ci sto quasi quasi pensando su. Va bene, altrimenti come mono orecchino, decisamente. Va bene, vi abbraccio e mi raccomando, like, condividete e come sempre buona creatività a tutte. Ciao! Ultima cosa, dimenticavo, anche come modulo per un bracciale, vi assicuro che è veramente molto carino in questo modo, quindi come centrale di un bracciale e ovviamente anche come spilla, però come spilla la situazione è un po' più complicata, quindi casomai dovremo fare un video a parte di come trasformare un modulino in una spilla perché bisogna andare a vedere sul retro gli spazi in cui poter mettere poi un gancetto da spilla, quindi diciamo che vediamo di parlarne in un altro video. Ciao! Allora, per realizzare il nostro modulino ve lo mostro
più da vicino, guardate la luce di questo Swarovski centrale. Quindi la primissima cosa è questo. Vedete? Uno Swarovski ovale 18x13 Crystal Silky Sage Delight. Questo è un colore favoloso, tra i miei preferiti. Dopodiché, come vedete, qui ci sono delle perline particolari. Quali sono queste perline particolari? Ve lo mostro da vicino, questo è il fronte e questo è il retro. Ci serviranno allora le Amos, questo è il colore che ho utilizzato, poi ci serviranno delle Moby Duo, ci serviranno delle Super Duo, dopodiché ci serviranno delle Paisley. Poi per finire in questo tutorial non ho utilizzato Rockwell 11.0, ma per rendere il lavoro più delicato ho utilizzato soltanto Rockwell 11.0 in 3 colorazioni diverse e poi ho utilizzato ovviamente anche delle Delica. Queste sono le Delica che ho utilizzato per l'incastonatura. Queste mi sa che le ho prese dalla Elbiz, non ricordo. Dopodiché ci serviranno delle Rockwell 15.0. Io ho utilizzato queste 3 colorazioni. 2 sono della Miyuki e questa è della Toho, che in realtà ho utilizzato soltanto per questi piccoli decori. E poi per finire ho utilizzato delle rondelle da 3 mm, queste anche prese dalla Elbiz. Vedete, non sono cipollotti, ma sono, spero che si vedano, sono tondeggianti, sono da 3 mm. Quindi potete probabilmente sostituirlo anche con un cipollottino o con una perla da 3 mm. Vedete che non sono schiacciati come le normali rondelle o cipollotti. Dopodiché cos'altro ci serve? Ovviamente ago e filo da tessitura, quello non deve mai mancare, e poi il di più ovviamente è la coppetta con le nappine. Questa presa da Hobby Perline, forse, ok, sì, questo è il colore che io ho preso. Vedete, nappina in poliestere, loro la chiamano verde prato, per me è più un verde smeraldo, però va bene, anche se voi la vedete in realtà più ottaneo. Questo è tutto l'elenco dei materiali, vi lascio quindi al tutorial. Un bacione ragazze! Piccolo dettaglio, se ovviamente volete realizzare l'orecchino andrete a mettere la monachella, se volete ovviamente realizzare un ciondolo dovete mettere qui in alto una susta o un anellino per poi agganciare una susta, a voi la scelta. Primissima cosa da fare per l'incastonatura è inserire 40 delica sul nostro filo. Dopodiché andremo a chiudere a cerchio, faremo qualche nodino e poi faremo sparire il filo tra le rocaille. Dopodiché passiamo al secondo giro di delica. Inseriamo quindi una delica sì e una delica no. Lavoriamo a peyote. E se non avete chiaro la lavorazione a peyote vi metterò giù nell'info box praticamente come si esegue. Come vedete ho eseguito ancora un altro giro a peyote e dovremo eseguirli per riempire l'altezza del nostro cabochon. Alla fine vi dovrete ritrovare avendo fatto i giri a peyote con questa vista laterale, quindi vedrete delle colonnine di 3 e 2 rocaille delica. Come vedrete il lavoro piano piano si stringe e si va a creare la nostra incastonatura. Adesso usciamo sempre da una delica superiore e cominciamo il nostro giro a peyote con le 15.0. Ne dovremo eseguire 2. A questo punto poi prendiamo il nostro cabochon 13x18 e lo andiamo a inserire a faccia in su all'interno della nostra incastonatura ed andremo quindi ad eseguire
e a stringere il lavoro ed a ripassare attraverso tutte quante le nostre rocaille per fare la parte frontale dell'incastonatura. Poi dopo ci spostiamo attraverso le rocaille e le dedica ed andiamo sul retro del lavoro e facciamo anche sul retro la stessa lavorazione, quindi eseguiamo 2 giri a peyote con le rocaille 15-0. Vedrete alla fine il giro sul retro sarà realizzato in questo modo, quindi il cabochon resterà veramente ben centrato. Dal retro poi ci spostiamo nella parte davanti fino a che vedrete dovremo portarci a uscire dalla seconda dedica, quindi non il primo giro ma il secondo giro, e dobbiamo individuare le 4 rocaille, le 4 dedica centrali ed uscire dalla prima come vedete in questa foto, ed andremo ad inserire tutte le rocaille che vedete qui di seguito. Quindi inseriremo una 15-0, una paisley, un amos, una mobiduo, un amos, nuovamente la paisley e una 15-0 ed entriamo nella quarta rocaille centrale. Dovete essere brave ad osservare in questo caso tutti quanti gli spazi delle dedica, che sono 20. Dovrete quindi saltare 2 spazi tra i 4. Dopodiché prendetevi tempo e contate veramente gli spazi perché il lavoro deve essere centrale. In tutti gli spazi poi che seguono andrete ad inserire le 15-0, quindi qui 7 15-0 da un lato e 7 dall'altro. Il lavoro dovrà essere in questo modo. Dopodiché ripassiamo e tra gli spazi delle 15-0 andremo ad inserire le super duo come vedete da questa immagine, 6 per ogni lato. Come vedete esco quindi dalla 15-0 subito vicino alla paisley e vado ad inserirmi quindi tutte le mie super duo sia da un lato che da un altro. Dopodiché mi porto ad uscire nel foro superiore di una super duo come vedete in questa immagine, quindi vado a fare i miei inserimenti, entro direttamente nella paisley e poi nello spazio tra paisley e amos vado a inserire delle rocaille 15-0. Farò poi in tutti gli spazi questi inserimenti. Al di sopra della mobiduo 5 rocaille 15-0, negli spazi tra le super duo inserirò 2 rocaille 15, 2 rocaille 15, la perla da 3 mm, 2 rocaille 15, 2 rocaille 15, la 15-0 e nuovamente sulla mobiduo le 5 15-0. Passo e mi porta a uscire dalla 15-0 come vedete nell'immagine e vado ad inserire 8 rocaille 15-0 e mi inserirò nella 15-0 prima della super duo come dalla foto, quindi ne salterò una e faccio lo stesso lavoro per tutti quanti i lati. Come vedete vi metto in evidenza i vari decori che sono andata a sviluppare. Come vedete poi ripassando mi porto ad uscire dalla 15-0 qui di lato, vado ad inserire 7 15-0 ed entro nella seconda rocaille 15-0, quella posta sopra la nostra mobiduo, e faccio la stessa cosa invertita ovviamente dal lato opposto. Ripasso poi attraverso le perline e ripeto anche lo stesso lavoro nella parte ovviamente sottostante. Diciamo che la nostra prima parte di tutorial è terminata e già così sarebbe un modulino carino, ma andiamo a fare altri decori nella parte superiore. Quindi esco dall'ottava rocaille ed inserisco 3 rocaille 15-0 di colore verde questa volta ed entro nella terza rocaille. Vedete, vado a fare anche il decoro superiore uscendo alla penultima rocaille dell'arco, metto una 15, la perla da 3 mm e una 15 ed entro nella seconda rocaille successiva. Dopodiché ripeto lo stesso tipo di decoro dall'altro lato e naturalmente lo andrò a fare anche nella parte sottostante. Questo è il giro finito dopo aver inserito quindi le 3 mm e le 15-0 verdi. Dopodiché esco dalla perla da 3 mm, inserisco 6 15-0 ed entro dal lato opposto da cui sono uscita. Dopodiché ripasso
in tutte le perline, inserisco 2 rocaille di colore verde e mi aggancio nella parte sottostante, ma come se volessi affrancarmi al filo, come se stessi lavorando al brick stitch. Quindi risalgo poi in tutte quante le perline e faccio lo stesso lavoro dall'altro lato. Questo in modo per andare avanti e dietro. Vi mostro nel dettaglio poi in queste foto per farvi capire che in realtà io passo attraverso il filo dell'arco sottostante e poi risalgo e non entro attraverso le perline dell'archetto poste sopra la mobiduo. Alamos, scusate, vedete? Io praticamente passo e sfrutto quell'archetto per agganciare le mie rocaille 15-0 e risalgo come se stessi un po' lavorando al brick stitch. Ovviamente quello che faccio nella parte sottostante lo faccio nella parte da un lato, lo faccio anche dall'altra e ovviamente anche nella parte sottostante del lavoro. Quindi inserisco le 15-0 laterali e sfrutto gli archetti posti sopra alle amos. Dopodiché semplicemente prendo un chiodino, la mia coppetta, con la colla vado ad incollare le mie nappine esercitando un po' di pressione all'interno della coppetta, dopodiché con un piccolo nodino vado ad agganciare in modo molto semplice, non ve lo mostro, è un semplice nodino da orefice e vado ad agganciarmi al mio elemento che sarà o un ciondolo o un orecchino, starà ovviamente a voi la scelta. Il tutorial ovviamente è finito, spero che sia stato di vostro gradimento, auguro a tutte una buona festa della mamma e tanta buona e sana creatività. Ciao!